Ciao, oggi parliamo di qualcosa di cui di solito non mi occupo, cioè di questioni astronomiche. Non so perché me ne occupo così raramente, dato che è proprio questo genere di questioni spaziali, fra virgolette, che da ragazzo mi spinse a studiare fisica. Volevo contribuire a mandare l'umanità tra le stelle. Loro, non io, sia chiaro. Ad incontrare magari non civiltà aliene, ma certamente corpi celesti, strani e fascinosi. D'altra parte, se il motivo per non occuparmi di queste cose fosse semplicemente che altri lo fanno meglio, allora non mi occuperei di niente e chiuderei pacificamente il canale. Quindi intanto che voi mettete like, vi iscrivete al canale e condividete il video, ecco la sigla. Eccoci, video breve e provocato dalla condivisione da parte di un amico di un articoletto pubblicato giorni fa dal solito Avi Loeb, astrofisico israeliano-americano, docente ad Harvard, più che altro noto per la sua ossessione per il fatto che alcuni oggetti astronomici, come l'assai noto Oumuamua, possano essere artefatti di origine extraterrestre. E quindi, visto che negli ultimi giorni l'attenzione scientifica e mediatica è stata catturata dall'arrivo di un nuovo ospite interstellare, come poteva mancare un po' di rumore anche da parte del buon Avi? 3 Atlas, che si ipotizza essere una cometa, cioè un corpo costituito prevalentemente di ghiaccio, e diversamente dagli altri corpi individuati negli scorsi anni, sta attraversando in questo momento il nostro sistema solare. Le sue caratteristiche sono insolite: un'orbita estremamente iperbolica, dimensioni enormi rispetto ai 2 precedenti visitatori, cioè Oumuamua e Borisov, una traiettoria molto prossima al piano dell'eclittica, cioè al piano immaginario su cui giacciono le orbite di tutti i pianeti del Sistema Solare, e altre cose che trovate nel paper che vi lascio in descrizione hanno subito alimentato speculazioni audaci e a volte fantasiose. Ma prima di addentrarci troppo in ipotesi straordinarie e mirabolanti, fermiamoci ad osservare il dato più semplice e importante. Stiamo oggi osservando questi oggetti esoticamente interstellari. È incredibile, accidenti. Fino a pochissimi anni fa non avevamo nessuna evidenza della possibile esistenza di corpi interstellari di questa consistenza e della loro frequenza di passaggio. Passaggio se consideriamo il Sole fermo, ovviamente. Ricordiamoci sempre che il Sole è il nostro centro di gravità locale, ma che si muove rispetto al centro galattico a circa ben 230 km al secondo, che sarebbero 828.000 km orari. Questo rispetto al centro della Via Lattea. Insomma, siamo su una giostra che gira rapidissima e ogni tanto un moscerino ci finisce inevitabilmente in faccia. Ve lo ricordate, vero? Le velocità sono sempre relative a qualcosa, giusto? No? Vabbè, così giusto per controllare che siate aggiornati sulla relatività galileiana. E insomma, c'è traffico a lunga percorrenza nel Sistema Solare. Oumuamua nel 2017, Borisov nel 2019 e oggi 3i Atlas nel 2025, da 0 a 3 in 8 anni. Ma questo non significa che questi oggetti stiano aumentando di numero, significa qualcosa di molto molto più interessante. È l'umanità a essere molto migliorata, innanzitutto nello scoprirli e poi nel seguire il loro fulmineo attraversamento del nostro quartierino spaziale. Le nostre tecnologie di osservazione del cielo sono in costante evoluzione, stanno aumentando vertiginosamente la nostra capacità di rilevare oggetti piccoli, rapidi e lontani. In buona parte ciò è dovuto alla crescente attenzione al monitoraggio di fenomeni rapidi e difficilmente osservabili con normali telescopi. Una spinta particolare a questi sistemi e alla loro diffusione sono i vari progetti di monitoraggio dei corpi che potrebbero in futuro costituire un rischio da impatto per la Terra e si collegano a varie iniziative internazionali di difesa planetaria da questi oggetti. Un ruolo fondamentale, come ti sbagli, lo sta giocando anche l'intelligenza artificiale, sondando in modo instancabile alla ricerca di minuscoli gattini neri in una carbonaia virtualmente infinita, nella più scura delle notti possibili. Letteralmente, dato che spesso si parla di corpi scuri sullo sfondo nero dello spazio. Oggi siamo dotati e ci stiamo dotando, dicevo, di strumenti sempre più avanzati e soprattutto dedicati a questo scopo specifico. Già in funzione abbiamo sistemi automatici come PAN-STARRS, Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System, un telescopio situato alle Hawaii,
progettato per mappare il cielo in modo continuo e automatico alla ricerca di oggetti in rapido movimento come asteroidi, comete e altri fenomeni particolarmente rapidi e difficili da catturare. Mentre sono in costruzione strumenti come il futuro osservatorio Vera Rubin, il progetto precedentemente noto come Large Synoptic Survey Telescope, LSST, un osservatorio collocato in Cile e progettato per mappare ripetutamente l'intero cielo visibile ogni poche notti. Questo osservatorio, che sarà dotato di un'enorme fotocamera da 3,2 gigapixel, giga non mega come il vostro telefono, gigapixel, sarà in grado di rilevare oggetti debolissimi e transienti, cioè appunto difficili da individuare e catturare con tempestività, come supernove, asteroidi e ovviamente i nostri cari oggetti interstellari. E beh, ovviamente il sistema Atlas, da cui il nome di 3I Atlas. Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System, ovvero sia in qualche modo un po' drammaticamente ultimo sistema di allarme per gli impatti di asteroidi sulla Terra, da cui 3I Atlas prende il nome. Infatti 3I perché è il terzo oggetto interstellare conosciuto ed è stato individuato da Atlas, 3I Atlas. Atlas si avvale di molteplici telescopi, come quelli citati, e aggrega e analizza i dati cercando qualcosa che si muove lassù in mezzo al mare di stelle. Qualcuno si chiederà come facciamo a sapere che si tratta di un oggetto proveniente da un altro sistema stellare. Il motivo è piuttosto semplice: si muove a una velocità relativa al Sole talmente alta che la sua traiettoria è una curva aperta, quasi dritta, come si vede da questa immagine. Questo indica non solo che non proviene dal nostro sistema solare, ma anche che non può essere catturato dalla gravità della nostra stella. Insomma, è un tizio di passaggio. Secondo le stime più recenti, ogni anno decine o centinaia di oggetti interstellari attraversano velocissimi il nostro sistema solare. Sappiamo fare statistica da tre casi. La maggior parte sono troppo piccoli o troppo deboli probabilmente per essere individuati, ma è lecito pensare che ci siano sempre stati e non che, come qualcuno pensa, siano comparsi proprio quando ci stiamo dotando delle tecnologie adatte per individuarli. La novità, come dicevo, è che ora possiamo vederli, accorgerci di loro e perfino, entro certi limiti, riuscire a studiarli. Ed è una fantastica novità. Questi oggetti ci mostrano che il nostro sistema solare non è un'isola solitaria, ma un crocevia di detriti cosmici in viaggio attraverso gli abissi interstellari, che in tanti ritengono inattraversabili, almeno da noi, almeno dalla vita. Questi oggetti sono testimoni concreti di una galassia comunque viva, in movimento, connessa e ci potrebbero portare in futuro qualcosa di più di fugaci osservazioni da luoghi molto molto lontani. Sono, per esempio, allo studio missioni in costante stand-by, in attesa, in un'orbita stabile intorno al Sole, capaci di rimanere parcheggiate per anni in attesa per poi partire con un brevissimo preavviso all'inseguimento di questo genere di oggetti. Un esempio di questi progetti è l'annunciata missione europea ESA Comet Interceptor, cioè intercettore di comete dell'Agenzia Spaziale Europea, pensata proprio per essere lasciata in una posizione di attesa nello spazio e poi diretta rapidamente verso una cometa o magari un oggetto interstellare appena scoperto e per così dire a portata di razzo. Tornando però alla cronaca di questi giorni, Trey Atlas sarà un buon esempio di questa fuggevolezza perché si avvicinerà alla Terra a non meno di una volta e mezzo la distanza media Terra-Sole, 1,5 unità astronomiche. E in quel momento sarà purtroppo dall'altro lato della nostra stella e si muoverà al suo apice di velocità a circa 72 km al secondo rispetto al Sole e a circa 60 km al secondo rispetto a noi, rispetto alla Terra, cioè circa tra i 260 e 216.000 km orari, secondo come li volete misurare, cioè a seconda del sistema di riferimento. Per cercare di avere un termine di paragone, 3 Atlas potrebbe compiere il tragitto dalla Terra alla Luna in circa un'ora e mezza, considerando la sua più modesta velocità relativa alla Terra, contro i 5 giorni della missione Artemis 1 e una media di circa 3 giorni per le missioni Apollo. Insomma, il ragazzo va fortino e passerà lontano da noi e quindi sarà osservato, e che è un'altra cosa che trovo ganzissima, dagli scarsi mezzi delle sonde che abbiamo intorno e sulla superficie del pianeta rosso, Marte, che invece si troverà in una posizione assai migliore per le osservazioni. Ho in testa l'immagine di occhietti eh, meccanici un po' miopi che si girano verso il cielo, dato che i mezzi
Dico miopi perché i mezzi più potenti di osservazione del cielo presenti su Marte non sono stati progettati per osservare il cielo. Sono infatti quelli dei rover della NASA Perseverance e Curiosity, che sono sì dotati di fotocamere molto avanzate, però progettate per tutt'altro scopo, per l'osservazione ravvicinata della superficie e dell'atmosfera marziana. Questi occhi possono comunque essere puntati verso il cielo e seppur non comparabili ai telescopi terrestri e orbitali, sono tutto quello che abbiamo per una strana prospettiva del cielo da un altro mondo. Bello, lo trovo fantastico. E insomma, ovviamente in questo contesto alcune voci si levano, e prima tra tutte quella del già citato Avi Loeb e compagni, e non si limitano a ipotizzare l'origine intelligente di questo oggetto e del suo strano percorso di avvicinamento. Strano si fa per dire. Questi visionari o burloni e non so cosa ripropongono anche l'ipotesi della foresta oscura, di cui ho già parlato, me ne ero occupato in questo video che vi lascio. La foresta oscura, Loeb, che aveva già sostenuto che Oumuamua fosse una vela solare aliena, ha firmato un recentissimo articolo sul sito, che appare sul suo sito personale, accoppiato a un paper pubblicato su Arxiv. Vi lascio entrambi i lavori in descrizione. In questi articolo e paper si ipotizza che anche Trey Atlas possa essere non solo un oggetto tecnologico, ma forse addirittura un oggetto ostile, e che questa possibilità andrebbe considerata alla luce della teoria dello scrittore di fantascienza Liu Cixin, La foresta oscura. L'idea di Cixin nasce per risolvere un problema sostanzialmente narrativo, la tensione drammatica generata dall'incontro, anche se inizialmente solo da lontano, tra civiltà aliene, non semplicemente potenzialmente ostili, ma bensì ostili per natura, per la logica stessa della sopravvivenza. Secondo questa teoria, questa spiegazione del paradosso di Fermi, cioè il silenzio universale che vige nella galassia, ogni civiltà nell'universo si nasconde perché mostrare la propria posizione significherebbe attirare inevitabilmente l'attenzione di predatori cosmici pronti a distruggerla. Ma quanto c'è di scientificamente e logicamente fondato in questa visione orrendamente pessimista? È chiaro a chiunque abbia letto il primo romanzo della serie scritta da Cixin, che una visione così oscura risuona gli atti irrazionali ed efferati perpetrati durante la rivoluzione culturale cinese, di cui il romanzo si occupa piuttosto ampiamente. A quelle efferatezze, come non dare respiro cosmico in un romanzo? La tentazione mi sembra evidente. Meno giustificabili sono quelli che si spacciano per studiosi, non agiscono da romanzieri e che vogliono dare alla sociologia cosmica di Cixin una lettura scientifica, tra molte virgolette. È evidente infatti che molti, se non tutti i paper ispirati a questa narrativa siano più simili a esercizi di immaginazione speculativa piuttosto che a solide, quanto ancora molto speculative analisi scientifiche. Non è certo un caso se questi articoli compaiono proprio in corrispondenza dell'arrivo di un oggetto come Trey Atlas. Cavalcano l'onda della cronaca per attirare attenzione. In alcuni casi sembrano rispondere più a dinamiche accademiche, la necessità di pubblicare, farsi notare, apparire originali, per quanto anche un po' schizzati, piuttosto che a un autentico bisogno di indagine razionale. A questo punto però non voglio essere frainteso. È bene chiarire che Loeb non è certo l'ultimo schizzato che passa di qui. Si tratta del più longevo direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard, di un personaggio fantasioso, ma che ha pubblicato interessantissimi contributi in vari campi. Ovviamente sempre con un taglio molto speculativo, ma che hanno dato anche origine a tecniche pratiche in uso in astronomia. Per fare un esempio astrofisico, Loeb ha proposto un ruolo di oggetti incredibilmente ipotetici, cioè le stelle di Planck ipotizzate da Carlo Rovelli e Francesca Vidotto, e sulle quali prima o poi dovrò fare un video perché sono immaginifiche, intriganti e probabilmente inesistenti. Loeb ha immaginato un ruolo, dicevo, delle stelle di Planck nella costituzione di un altro ente ipotetico, ma che per forza si trova là fuori, ovverosia la materia oscura. Qualche anno prima aveva dimostrato che i buchi neri primordiali non possono spiegare gli effetti della solita materia oscura. Sul piano più pratico e astronomico, direttamente utilizzabile, Loeb ha proposto nel 92 un metodo innovativo per scoprire gli esopianeti, il microlensing gravitazionale.
Ha proposto poi che il telescopio Webb potrebbe essere in grado di individuare ossigeno molecolare, O2, che per quanto sappiamo è un marcatore, ineffabile della presenza della vita nelle atmosfere di, eventuali, esopianeti, anche delle dimensioni della Terra. Ha poi proposto altri metodi di individuazione degli esopianeti che poi sono stati effettivamente adottati e molto altro. Per dirne solo un'altra e poi basta, perdonatemi. Vi ricordate le foto del buco nero resa famosa e anche fonte di qualche, lazzo nel 2022, la foto di Sagittarius A, il buco nero al centro della nostra galassia, ve lo ricordate? Ecco, già nel 2005 Loeb e Broderick avevano previsto come, ciò che poi è stato scoperto sarebbe apparso. Ciò che abbiamo fotografato loro lo avevano previsto. Ovvia ho adesso ho più che abbastanza tessuto le lodi di Avi Loeb, e posso ricominciare a maltrattarlo nonostante si tratti di una mente geniale. Perché a prescindere da quanto, possa essere, enorme il merito scientifico di Loeb, questo dimostra una volta di più quello che dico sempre sul principio di autorità, anzi il bias di autorità. Perché se anche una personalità di questo rilievo si mette a fare, disquisizioni su oggetti derivanti da civiltà extraterrestri che stanno venendo per noi a farci del male, insomma queste persone fanno un cattivissimo servizio alla società, insinuando nella discussione pubblica l'idea che la comunità scientifica prenda sul serio l'ipotesi di tecnologie aliene ogni qualvolta si presenti un oggetto interstellare e come abbiamo detto succederà sempre più spesso. Peggio, che la comunità scientifica si diverta a perdere tempo con ipotesi totalmente infondate. In realtà, come abbiamo detto, il consenso tra gli scienziati è diverso, più semplice, ma non meno affascinante. Questi oggetti, per quanto rari da osservare, non sono altro che corpi naturali, frammenti di ghiaccio, di roccia o pezzi di metallo espulsi da altri sistemi stellari per via di eventi ad alta energia, che attraversano continuamente, evidentemente, gli spazi tra le stelle e che solo da pochissimo tempo siamo finalmente in grado di notare. No? La loro esistenza non ci parla, fino a prova contraria, certo, di presenze aliene, ma piuttosto della ricchezza e del dinamismo del nostro universo. E tornando alla teoria del buco nero, anche l'idea della foresta oscura, per quanto suggestiva sul piano narrativo, si basa su assunti come minimo problematici, quando trasferita in un contesto, beh, diciamo più o meno reale, diciamo, per quanto sempre molto ipotetico. Intanto pretendere di dedurre motivazioni, comportamenti e strategie di esseri ipotetici provenienti da altre linee evolutive, anch'esse ipotetiche, ma di certo molto diverse dalla nostra, non è solo azzardato, ma è assurdo, insostenibile, metodologicamente sconsiderato. Consideriamo come la tesi della foresta oscura assuma una forma di estremo pessimismo cosmico sulla base di 2 assunti, fondamentali, ma molto discutibili, molto discutibili. Il primo, che la sopravvivenza sia la priorità assoluta per ogni civiltà. E qui già qualcuno dice: "Ma non ci sembra che l'umanità abbia proprio questa priorità al momento". Comunque, vabbè. Quindi, primo assioma: la sopravvivenza è la priorità assoluta di una civiltà. Il secondo assioma è che ogni civiltà sia necessariamente in espansione esponenziale e quindi inevitabilmente in competizione per le risorse limitate dell'universo, universo enorme, infinito. Ribadisco che di questo ho parlato più diffusamente in quell'altro video, che vi rilinko. Queste ipotesi, questi presupposti, tuttavia, derivano soltanto dalla nostra esperienza limitata sulla Terra e riflettono più le ansie e le paure umane che una reale logica messa a confronto con ciò che sappiamo del cosmo. Recentemente sono anche state eseguite alcune simulazioni con dei modelli di intelligenza artificiale, paper tra le fonti, che hanno cercato di ricreare un universo simulato in cui civiltà, anche loro simulate, interagiscono tra di loro. Le simulazioni, per quel che possono valere, hanno mostrato che la strategia emergente e prevalente è quella del silenzio effettivamente, che, come ti sbagli, è esattamente la situazione che noi osserviamo oggi nella realtà. Un profondo, assoluto silenzio. Tutto questo deriva, nella simulazione, dicono gli autori, più da una semplice logica di risparmio energetico e minimizzazione del rischio che per effettive logiche di caccia interstellare. Tali risultati indicherebbero come il comportamento prudente possa essere una strategia emergente naturale, indipendente da logiche aggressive.
Va però detto che questo articolo è evidentemente piuttosto modesto e scarno ed è chiaramente impossibile da queste poche pagine capire quali potrebbero essere i pregiudizi o bias, come dicono quelli bravi, introdotti nella simulazione da parte dei programmatori. E questi bias ci sono sicuramente, ci sono sempre, anche se le chiamiamo ipotesi, ma al di là di simulazioni e ipotesi strampalate, esistono studi leggermente più, come dire, approfonditi, credibili. Per quanto teorici anche questi, per quanto possono essere attendibili studi su cose un poco più concrete del sesso degli angeli, che ci fanno sospettare questi lavori, che l'ipotesi della foresta oscura, appunto, per quanto superficialmente convincente, non regga poi tanto, nemmeno di fronte alla sola logica. Infatti, analisi basate sulla teoria dei giochi, che è proprio la base portata a sostegno dell'ipotesi della foresta oscura, sembrano dimostrare come il comportamento aggressivo preventivo non sia necessariamente quello più vantaggioso, soprattutto quando si prendono in considerazione civiltà tecnologicamente avanzate e capaci di ragionamenti strategici complessi. Le civiltà potrebbero infatti trovare molto più convincente sviluppare strategie cooperative e forme di comunicazione cauta piuttosto che adottare un atteggiamento belligerante fin da subito, con il rischio oltretutto di trovarsi di fronte a un boccone troppo grosso per essere inghiottito. Anche quella che Cixin chiama catena del sospetto non pare reggere a uno sguardo un po' più approfondito, ma non voglio qui entrare ora in questo aspetto che renderebbe, come al solito, il video lungo oltre le mie intenzioni attuali. Magari ci torneremo sopra in futuro. Allora, cerchiamo un attimo di riprendere le fila del discorso. Tutte queste ipotesi strampalate hanno sempre lo stesso difetto, si basano su un unico caso studio, la civiltà umana in tutte le sue forme. Abbiamo una prospettiva che dire limitata è dire poco su quello che potrebbe accadere nel resto della galassia. E in definitiva, il valore più grande di fenomeni come l'arrivo di Trey Atlas sta non solo nella loro capacità di suscitare la curiosità più o meno morbosa dei media e di accademici bisognosi di costanti attenzioni. Potrebbero questi corpi effettivamente, provenendo da altri sistemi stellari, portarci, ma questo l'ho già detto, a poter toccare ciò che probabilmente non potremo mai raggiungere fisicamente come specie e dimostrarci in modo concreto come la chimica, la fisica e chi può dirlo, la biologia di base sono le stesse, oppure differiscono in modi inaspettati al di là degli abissi interstellari. E sarebbe anche bello che queste occasioni non andassero mai sprecate per ricordarci e ricordare agli altri, geni fantastici, semplici guitti, giornalisti e persone facili a farsi impressionare che il compito della scienza non è il sensazionalismo, ma l'esplorazione umile e rigorosa dell'universo, quella cosa immensa e infinita che ci circonda. Oh, poi, se tra un po' Trey Atlas inizierà a virare, come dice Loeb, usando la manovra Obert, cioè iniziando una manovra di rallentamento quando la gravità del Sole avrà consumato il più possibile la sua velocità relativa, se virerà, dicevo, per venirci addosso, mi rimangerò pubblicamente ciò che ho detto in questo video e nel poco tempo che ci resterà per farlo. Ma scommetto un copertone in fiamme contro un vasetto di marmellata che non sarà affatto così. Chi ci sta? Avi? E via. Con questo malaugurio è tutto. Io vi ricordo che se volete darmi una mano in questo mio progetto, il modo più economico ed efficace è mettere un bel like, iscrivervi al canale e soprattutto commentare e condividere il contenuto. Mi raccomando. Intanto vi saluto